Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Come abbiamo già visto in un video precedente, imparare a controllare le nostre emozioni mentre facciamo trading sui mercati finanziari può fare una netta differenza tra il successo e il fallimento. Lo stato della nostra mente ha infatti un forte impatto sulle decisioni operative che prendiamo, soprattutto se siamo dei principianti. Ed uno degli errori cruciali che un trader può fare è lasciare che le emozioni prendano il controllo sul processo decisionale. Mantenere un comportamento calmo è quindi estremamente importante per un trading profittevole. In questo video vedremo quindi quali sono le emozioni più comuni che vive un trader durante la sua operatività e che lo possono portare a commettere errori grossolani e a volte compromettere addirittura il proprio conto di trading. Ma ancora pochi secondi di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati! Sebbene la gamma di emozioni umane innescate dall'esperienza di trading sia molto varia, dall'ottimismo ed eccitazione fino alla paura e disperazione, sono 6 le emozioni più comuni vissute durante l'attività di trading. Vediamole una ad una. La prima è la paura, probabilmente la sensazione vissuta più frequentemente durante l'attività di trading. Si manifesta in diversi modi e potrebbe portare ad atteggiamenti e comportamenti dannosi che alla fine portano a commettere gravi errori. Quando apriamo un'operazione ed il prezzo prende una direzione diversa rispetto a quella prevista, la paura di perdere i guadagni ottenuti trascina il trader a posticipare la chiusura dell'operazione in perdita, che alla fine si trasforma molto spesso in perdite ancora maggiori. Quando si tratta di operazioni redditizie, invece, il timore che il trend possa invertirsi improvvisamente fa sì che i trader chiudano le operazioni vincenti troppo presto. Come abbiamo visto in un video precedente, questi due comportamenti prendono il nome di avversione alla perdita ed avversione al rischio e sono tra le cause principali dei conti di trading in perdita. Se te lo sei perso, ti lascio il link in descrizione. Tra le emozioni legate al trading, l'avidità occupa il secondo posto. Sebbene possa fungere da forza positiva e motivante, stimolando i trader a provare diverse strategie e individuare nuove opportunità profittevoli, l'avidità può anche causare una serie di decisioni impulsive che dovrebbero essere evitate. Spinti dall'avidità e dal desiderio di ottenere profitti sempre maggiori, i trader dimenticano i principi basilari del money management e gestione del rischio, trasformando l'attività di trading in gioco d'azzardo. L'avidità rafforza infatti la mentalità del gioco, portando il trader a prendere rapidamente decisioni impulsive piuttosto che basate su un pensiero razionale. Benché la speranza sia generalmente vista come un sentimento positivo, nel trading nasce esattamente nel momento in cui l'operazione aperta inizia a generare perdite. Quando il trader si trova in una posizione perdente, inizia a sperare che la tendenza si inverta a suo favore e la sua perdita si trasformi in profitto, magari pregando tutti gli dei che conosce, parlando direttamente al mercato o facendo altre cose strane. Tutto questo lo porta a ritardare la chiusura dell'operazione in perdita e quindi rischiare di perdere ancora di più. Un altro esempio di speranza si verifica quando il trader cerca di compensare delle perdite passate aprendo un'operazione molto grande e sovradimensionata rispetto al conto a disposizione, appunto nella speranza di recuperare i soldi persi. Se durante la nostra operatività non ci sentiamo a nostro agio o proviamo ansia quando apriamo delle operazioni, è un segno evidente che stiamo facendo qualcosa che non va. Sentirsi troppo ansiosi, indipendentemente dal fatto che l'operazione aperta sia in profitto o in perdita, può indicare che la posizione è troppo grande o che non siamo convinti dalla nostra analisi di mercato. Quando si sente di provare ansia durante il trading, bisogna necessariamente intervenire per capire cosa l'ha provocata. In caso contrario si corre il rischio che si trasformi in panico nel momento in cui le operazioni cominciano a perdere ed in questo caso, se aggiungiamo anche la paura, diventa una situazione veramente pericolosa per il trader, il quale rischia di perdere la ragione ed agire impulsivamente. La frustrazione è un'emozione molto comune tra i trader e si presenta nel momento in cui si accumulano diverse perdite consecutive, non si ottengono risultati soddisfacenti nonostante i continui sforzi, oppure un'operazione troppo rischiosa viene chiusa in perdita e mette a rischio l'intero capitale. In questi casi la cosa migliore da fare è fermarsi e prendersi una pausa, in quanto la frustrazione intensifica i problemi e potrebbe portare il trader a cadere nello sconforto e perdere interesse nell'attività di trading oppure ad agire di impulso senza alcuna razionalità. Più che un'emozione, la noia è uno stato d'animo, vale comunque la pena menzionarla. Se il trader infatti si sente annoiato o poco motivato,
potrebbe perdere la concentrazione e disinteressarsi dall'attività di trading, perdendo magari opportunità di entrata o di uscita, o peggio ancora non applicare le regole del money management mettendo a rischio il proprio capitale. Ma quindi come si può fare trading senza emozioni? Semplicemente bisogna essere molto disciplinati, stabilire delle regole ed applicarle fedelmente e rigorosamente senza alcuna componente discrezionale legata all'emozione o all'intuito. Più nello specifico, quello che posso consigliarti di fare è di sviluppare una tua strategia di trading costruita su delle regole ben precise ed oggettive, lasciando perdere ogni possibile alterazione o modifica legata all'intuito o al tuo stato d'animo. Per ridurre il carico emotivo causato dal rischio di perdere denaro, uno dei modi più semplici è quello di ridurre le dimensioni delle operazioni. Questo ti aiuterà a ridurre lo stress dovuto alla paura di perdere se l'operazione non va come sperato inizialmente. Studia i mercati, evitando magari situazioni di alta volatilità che possono comportare drastici sbalzi di prezzo e di conseguenza grosse perdite in breve tempo. Infine ti suggerisco di compilare un diario di trading sul quale registrare tutte le operazioni aperte, prendere nota delle motivazioni che ti hanno spinto ad aprirle ed infine fare delle analisi statistiche per capire come sta procedendo la tua attività di trading. Se vuoi fare un ulteriore step, puoi pensare di programmare la tua strategia di trading e lasciarlo operare in autonomia. Questo è senz'altro il modo migliore per togliere ogni componente emozionale della tua operatività. Se non sai come si programma, non ti devi preoccupare. In descrizione trovi il link ad un corso gratuito che abbiamo creato proprio per aiutarti a creare il tuo primo trading system. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero l'abbiate trovato interessante e se vi siete ritrovati in una o più delle 6 emozioni di cui vi ho appena parlato, spero possa darvi una mano a diventarne più consapevoli e magari risolvere il problema. Vi chiedo infine di mettere un like al video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!